Benvenuti su Black & Wire. Oggi andiamo a realizzare questo elemento, è una foglia in rame. La particolarità di questo video è che io non vi mostro come fare un ciondolo, come fare un anello, come fare un qualcosa. Vi voglio mostrare questo elemento perché ovviamente qua dentro c'è una parte molto importante, che è quella di capire come incastrare, incastonare una decorazione come quella al centro con il filo più sottile, legandolo alla base. È estremamente semplice questa forma qua, è estremamente semplice la lavorazione, se avete già un po' di manualità con i fili. Quello che mi interessa appunto non è soltanto farvi vedere come si fa questa foglia, ma quante cose possono realizzarsi grazie a questo piccolo accorgimento, quindi di fare una decorazione al centro di una forma vuota, qualsiasi essa sia, e poi legarla alla base. Fatemi sapere se vi interessa questa tipologia di video dove vi faccio vedere solo un elemento, poi voi potete creare qualsiasi altra cosa, oppure sempre questo elemento lo sfruttate per fare gli orecchini, dei ciondoli, quello che volete, oppure meglio ancora se realizzate qualcosa di vostro utilizzando appunto questo tipo di tecnica. Fatemelo sapere, seguitemi su Instagram e taggatemi così che posso vedere i vostri lavori, e vi lascio al tutorial. Per realizzare il nostro elemento ci occorre del filo di rame da 1,25 mm, del filo da 0,6 mm, una lima, pinze piane, pinze tonde, tronchesi, e se volete aiutarvi per dare una forma con qualcosa, o una penna o qualsiasi, io ho gli stozzi soliti, vi dico questo è da 22 mm di diametro. Altrimenti niente, date la forma con le mani, che è comunque un elemento molto semplice da realizzare. Spero che il tutorial vi piaccia, fatemelo sapere come sempre, e soprattutto se avete qualsiasi domanda fatemela qua sotto, così che magari vi rispondo oppure faccio un video apposito. Iniziamo prendendo il filo da 1,2 mm e a circa 5 cm dall'inizio, senza ancora tagliarlo, andiamo a fare la nostra maglia. Ok, così. Adesso io prendo uno stozzo abbastanza grande, ok, faccio così con le pinze tonde. Con le pinze tonde vado a fare un'altra maglia, però invece che così come abbiamo già fatto, la faccio al contrario, così. Ok, adesso schiaccio un po'. Quindi per ora abbiamo costruito questa forma qua, vedete che l'anellino è dall'altra parte, dalla parte opposta, nel piano opposto. Adesso potete aiutarvi sia con un supporto oppure a mano libera per fare la nostra fogliolina, o comunque quello che preferite. Ok. Adesso con le pinze tengo fermi i due fili, vedete, li blocco insieme e faccio un giretto qua intorno. Ora arriva la parte più divertente, secondo me, ovvero con le pinze tonde andiamo a prendere il filo e iniziamo a riempire la nostra fogliolina. L'importante è che le curve vadano vicine, molto vicine alla base.
Ok, una volta che sono arrivata alla fine, ovvero quando la mia decorazione è completa, taglio un piccolo pezzetto di filo così che mi rimane lo spazio per fare una spirale. Questo lo lascio ancora libero perché vediamo alla fine se voglio aggiungere una piccola decorazione oppure no, però tanto non mi dà fastidio e voglio lasciarlo così. Ok, ho tagliato 1,10 m di filo da 0,6. Per aiutarvi vi dico che la mia foglia è lunga 4,5 cm e larga 2. Questo può esservi d'aiuto per capire quanto filo vi occorre. Sicuramente 1,10 m avanzerà un po'. Allora inizio andandolo a fissare alla base. Ok, l'ho fissato alla base il filo, ho iniziato qui e poi l'ho passato di là, così questi due lembi sono ben saldi. Quindi con il filo continuo questo disegno qua semplicissimo, quindi arrotolo il filo sottile sulla base e quando incontro questo qua li avvicino e li unisco sempre utilizzando lo stesso filo. Ecco, questa è la prima curva che ho inglobato. Come vedete ho fatto 2 avvolgimenti, ora per precisione e coerenza diciamo faccio 2 avvolgimenti ogni volta che incontro un'ondina. Altra cosa molto importante, molto spesso dovrete andare con le pinze a stringere il filo così che gli anellini intorno, l'avvolgimento venga bello stretto, compatto e quindi un disegno più pulito. No, altra cosa, se questa decorazione si muove, quindi ecco succede che questa curva va oltre la base eccetera, non vi preoccupate, si sistema tutto, magari ecco basta alzarla un pochino per farla andare dentro alla base oppure proprio la base si allarga, tanto è ancora tutto in fase di elaborazione, quindi è semplice poi rimediare. Ok, sono arrivata alla fine, manca l'ultimo giro, taglio il filo che è avanzato. Ok, e adesso questo non so se si vede, cerco di farlo finire esattamente dove inizia. Ora cerco di metterlo esattamente qua dove inizia il filo, non so se si vede. Qua comunque c'è l'inizio del filo e io questo adesso lo taglio e così sembrerà un filo unico. Ok, perfetto. Torniamo a noi. Allora, sistemiamo l'ultima parte che è rimasta, ovvero questa qua. Io faccio un giretto così
e lo andrò sì, possiamo fare o una spirale o lo chiudiamo. Io in questo momento preferisco chiuderlo. Ok, ed ecco qua il nostro elemento semplicissimo con questa decorazione. Può essere un anello, sì, un anello, può diventare un paio di orecchini con questa maglia così, basterà metterci anche un anellino per poi metterci altre pietre, oppure la pietra va messa sopra e poi la monachella, insomma sbizzarritevi, può essere anche un ciondolo, quello che volete. Quello che mi interessa è che abbiate capito questa tecnica di aggrappare la decorazione alla base, poi si possono fare altre 1000 varianti. Se volete un altro video simile, cioè sempre su questo modo di incastonare la decorazione, magari con altri tipi di fili, quindi più sottili, fatemelo sapere qua sotto un commento. E spero vi sia piaciuto questo tutorial, fatemelo sapere anche questo sempre in un commento e lasciate mi piace e scaricate la guida gratuita che trovate nel link nell'info box. Ciao!